Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Qui abbiamo un incontro importante, la presentazione di un libro significativo, adesso lo vedremo, ne parleremo oggi lungamente. È un libro che descrive un momento molto particolare della storia italiana del XV secolo, una storia siciliana, e cioè gli ebrei a Catania nel XV secolo tra istituzioni e società. Il libro è di Andrea Giuseppe Cerra, c'è una prefazione di Giuseppe Speciale ed è stato pubblicato da Bonanno Editore lo scorso anno. E parleranno di questo volume la professoressa Stefania Mazzone e il professor Andrea Giuseppe Cerra, e cioè l'autore. Si tratta di un libro, ecco, prima di dare la parola alla professoressa Mazzone, che ha appunto una conoscenza sicuramente più ampia di quello che posso avere io. La professoressa Mazzone è professoressa ordinaria di Storia delle Dottrine Politiche all'Università di Catania e io sono un contemporaneista, e quindi parlare del XV secolo è cosa che mi rimanda ai ricordi di quando studiavo all'Università Storia Moderna, e comunque devo dire che ho molto apprezzato questo volume. Devo anche dire che c'è un piccolissimo elemento in questo volume che si ricollega ai miei interessi di studioso contemporaneista. Adesso ne parlo subito, è una cosa veramente un filo esilissimo, ma di questo anche è opportuno parlare. Il libro riguarda la vicenda degli ebrei a Catania, come diciamo, nel XV secolo, e cioè il periodo che, diciamo, nel corso di un secolo, appunto il XV secolo, dagli inizi del 1400 fino al 1493, in cui si gioca in qualche modo la presenza degli ebrei a Catania e in Sicilia, dopo la cacciata da parte del governo spagnolo, prima dalla Spagna e poi da tutti i territori collegati a livello di dominio con il nuovo regno iberico. Ecco, io prima di entrare nel merito vi presenterei i due nostri amici, la professoressa Mazzone e, ecco che adesso compare. Buonasera. Buonasera. Con grande piacere ci ritroviamo dopo il convegno che abbiamo fatto tempo fa, nel quale appunto abbiamo avuto il piacere per la prima volta come Fondazione Spirito di averla come ospite. E l'autore, che appunto è Andrea Giuseppe Cerra, di cui abbiamo già parlato prima. Ecco, faccio una brevissima introduzione e poi lascerei scusate, chiudo il cellulare che ovviamente avevo dimenticato aperto, e poi darei la parola alla professoressa Mazzone. Quello che voglio dire è che questo libro, ecco, il motivo, l'esile, sottile motivo che collega questo libro ai miei lavori riguarda un incendio, l'incendio del 1944, perché ovviamente è bene dirlo a chi ci ascolta che questo libro parte da un incidente, e l'incidente è appunto l'incendio del comune di Catania del dicembre del 44, durante il quale furono perduti, furono bruciati tutti i documenti di cui parla Andrea Giuseppe Cerra nel libro. Questi documenti furono visti, ecco perché ne parla, non perché Cerra abbia possibilità mediatiche e capacità mediatiche che riesce anche a vedere quello che non c'è negli archivi. Questa è una cosa che per gli studiosi di storia è un po', non è una cosa bella, insomma, no? Ecco, fare un lavoro su documenti che non ci sono è una cosa che piacerebbe a tutti, ma che solitamente non si fa. Ecco. Perché lo ha fatto Cerra? Non perché sia un malandrino, ma l'ha fatto perché
nel 1900, esattamente nel 1900, uno studioso, Carmine Fontana, aveva individuato, aveva rinvenuto all'archivio del comune di Catania i documenti sulla comunità ebraica nella città, ed appunto nel 500. Questi documenti li aveva visti, li aveva controllati, li aveva in parte anche trascritti e furono poi pubblicati. Fu pubblicato la tesi di laurea, divenne un libro nel 1901. Nel 1944, come ho detto, questi documenti furono perduti in virtù di quell'incendio. Chi l'aveva fatto quell'incendio? L'avevano fatto i giovani, non solo neofascisti, ma prevalentemente neofascisti, di quel movimento strano che ha studiato Cilia e che ha studiato anche lo Iacono, e cioè i non si parte. Cioè coloro i quali si rifiutavano di aderire alla leva militare che il governo Badoglio e il commissariato della Sicilia in quel momento aveva appunto ordinato, perché c'era stato il problema del 1943, c'era stato l'armistizio, la Sicilia era stata liberata dagli alleati in occasione dello sbarco del luglio del 43, e nel 44 si era organizzato un potere locale con il commissariato che dipendeva non da Roma, ovviamente, perché ancora stiamo parlando del 44, poi nel dicembre del 44 da Roma, perché Roma viene liberata nel mese di giugno, e quindi nel 44 il nuovo governo, il governo Badoglio, che adesso diciamo ha come di nuovo Roma come capitale, mettiamola così, aveva ordinato la leva militare, perché nel frattempo il governo Badoglio aveva dichiarato la cobelligeranza nei confronti degli alleati, e quindi occorreva dimostrare agli alleati che si organizzava ovviamente un esercito. Di fronte a questa richiesta ci furono diversi sommovimenti in Sicilia, e tra i quali questo assalto al comune di Catania, che produsse la perdita drammatica di documenti assolutamente preziosi, assolutamente importanti. Ecco, adesso chiudo, la smetto di parlare di cose contemporaneistiche, perché questo è l'unico elemento che in qualche modo collega i miei interessi scientifici con quelli contenuti nel libro. Per il resto il libro l'ho apprezzato, anche se non fa parte dei miei interessi in questo momento, e devo dire che viene bene descritto il ruolo degli ebrei nella città di Catania, il ruolo economico, il ruolo, diciamo, ho visto una posizione interclassista, diremmo così, no? Non sono soltanto ricchi, non sono soltanto medici, non sono soltanto finanzieri, non sono soltanto persone che lavorano di valuta, ma sono anche cittadini semplici, ci sono tutti, ci sono gli artigiani, ci sono quelli che fanno i lavori, diciamo, più umili. Questa è dimostrazione di una antica favola, che quando si parla di ebrei si parla sempre di usurai e si parla sempre di finanzieri che lavorano di moneta, mentre invece in questo caso, come in tutti gli altri casi, il caso di Roma poi è ulteriormente emblematico. La comunità ebraica di Roma è stata per sua definizione interclassista. E il lavoro di Cerra è da segnalare perché non soltanto fa un'analisi, a mio avviso, molto accurata del rapporto tra elemento economico della città e della Sicilia e comunità ebraica. Tra l'altro va detto, e l'autore lo cita mi pare con molta attenzione, che le resistenze che il governo siciliano faceva nei confronti della cacciata degli ebrei avevano essenzialmente motivazioni di carattere economico, cioè stava saltando il commercio in Sicilia con l'uscita. Ecco, la Sicilia, tra l'altro, ho preso con stupore, non lo sapevo, che c'erano 700.000 ebrei nell'isola in quel periodo, mentre nel resto d'Italia ce n'erano 70.000, quindi era una situazione, se non ho letto male, ecco, una situazione molto particolare e molto interessante.
Ecco, io credo che questo libro possa dare una... Tra l'altro ci sono anche delle cose interessanti sulla toponomastica, sulla struttura della Giudecca, sui confini che Fontana, e poi verificati ovviamente da Cerra, che poi ha diciamo, molto dilatato il lavoro di Fontana, perché ovviamente ha tenuto conto delle interpretazioni del fatto della cacciata degli ebrei dalla Spagna, le motivazioni che hanno portato a questo, le condizioni di vita e diciamo i rapporti tra le condizioni di vita degli ebrei e i rapporti con le comunità, con il resto della popolazione, quindi con i cristiani. Questo, diciamo, devo dire, dà degli elementi di estremo interesse. Io sostanzialmente mi fermerei qui. Ecco, ho trovato molto interessante quando, per esempio, si diceva che la cacciata degli ebrei ha motivi che sono assolutamente estranei alla Sicilia stessa. Sono motivazioni di altro genere, c'è un dibattito scientifico su questo punto, c'è chi dice che la Spagna lo ha fatto per creare una unità culturale e nazionale della nuova Spagna dopo la riconquista, dopo la cacciata dei Mori, come allora si diceva, ma c'è chi sostiene invece che erano ragioni di carattere prettamente religioso e si punta il dito contro l'Inquisizione, la quale ovviamente intendeva cercare di evitare che i convertiti al cristianesimo, gli ebrei convertiti al cristianesimo, non fossero poi così influenti sul resto della popolazione, perché ritenevano che la loro conversione non fosse del tutto convincente e che mantenessero ancora in segreto pratiche ebraiche. E quindi questo discorso in Spagna sicuramente ha avuto un senso e ha avuto un esito. Quindi la Sicilia in qualche modo è oggetto di questa vicenda ed è molto interessante l'analisi che fa Cerra sul rapporto tra il potere locale siciliano, le comunità ebraiche, le tante comunità ebraiche e i rilievi di carattere economico che, come ho già detto, sono stati fondamentali nella presenza degli ebrei in Sicilia. Poi farò una domanda a Cerra dopo, ma adesso non voglio togliere spazio alla professoressa Mazzone, quindi lascio a lei la parola e grazie della sua partecipazione ovviamente a questo nostro incontro. Grazie infinite. Naturalmente ringrazio moltissimo la Fondazione nella persona di Giuseppe Perlato, col quale devo dire appunto è nata una simpatia già per altri lavori che abbiamo fatto insieme, per una bella giornata di studi molto densa e molto intensa a cui abbiamo partecipato, veramente è difficile da dimenticare, perché è stata veramente una grande e bella giornata a proposito della commemorazione scientifica di James Gregor. Oggi ovviamente per me, insomma, come dire, gioco in casa, nel senso che ovviamente in questo mio intervento cercherò di spiegare quali analogie a proposito della storia contemporanea. Io mi occupo di storia del pensiero politico e quindi naturalmente, diciamo, i miei interessi attraversano i secoli, andando a ricercare diciamo le domande che il presente pone al passato, no? Quindi ovviamente in questo lavoro sugli ebrei, sulle comunità ebraiche a Catania, sulla comunità ebraica a Catania, naturalmente anche lì mi sono chiesta che cosa noi oggi chiediamo a quel contesto, a quella storia e come la leggiamo. Devo dire innanzitutto, per chiarire, diciamo, la mia posizione rispetto a questo libro, che è molto bello, ve lo faccio vedere, questa è la cartina della Giudecca, naturalmente, tra l'altro ripresa dalla tesi di Carmine Fontana, giustissima l'introduzione di Giuseppe Parlato. Naturalmente stiamo parlando di una storia che ha dei punti di contatto fra di noi, nel senso c'è una storia che riguarda il Novecento ed è quella di Carmine Fontana,
che la riprenderò, è uno studente che scrive una tesi di laurea, fra l'altro non è uno studente catanese, ma su questo torno, e poi c'è Andrea Cerra che sul finire degli anni 10 del 2000 si occupa, perché fa una tesi di dottorato, perché Andrea Cerra è un mio allievo di dottorato e quindi lavora su queste carte. Abbiamo deciso di lavorare su queste carte, decidiamo quindi di riprendere questa storia in mano e vedere, ecco, già in qualche modo parlato, ha svelato un po' la fine della cosa, ovvero il fatto che le carte su cui lavora Andrea per scrivere questo libro sono da un lato le carte che vengono ricopiate da Carmine Fontana, quindi i famosi documenti, diciamo di seconda mano, perché sono copiati, e meno male che Carmine Fontana schedava copiando, e perché non abbiamo appunto più l'archivio, che è andato distrutto, e su questo però faccio una parentesi a proposito del movimento Non si parte. Però ecco il confronto, in cosa consiste il lavoro di Andrea? Nel confronto tra questi documenti ricopiati da Fontana e come dire, i documenti a cui si fa riferimento, quindi sebbene gli stessi non si ritrovino più nell'archivio, perché non abbiamo più l'archivio, però la ricerca dell'origine di questi documenti è il lavoro fondamentalmente di Andrea per ricostruire, ecco, questa storia e vedere se dopo tanti anni, cioè un secolo, dopo più di un secolo, possiamo continuare il lavoro di Carmine Fontana. Quindi c'è una bella storia, intanto c'è un bel thriller c'è una bella storia che sta dentro questo libro e che attraversa questa storia. C'è anche il fatto che magari come dire, la tutor di Andrea Cerra è pure ebrea, e quindi diciamo un'ebrea catanese, e quindi diciamo di origine anche lì di origine sefardita. La mia famiglia appartiene appunto a questa storia, nel senso alla storia della cacciata, e quindi insomma dal Portogallo poi in Sicilia e via dicendo. Quindi c'è, come dire, le vite si attraversano, niente avviene per caso, si attraversano le vite e attraverso le vite si scrive, si legge e si riscrive la storia. Carmine Fontana in realtà in questa storia è quello che forse c'entrava meno, perché Carmine Fontana nasce a Monopoli e consegue la laurea in lettere e filosofia a Catania. Avrà il massimo dei voti, la lode e la dignità di stampa, che all'epoca era un riconoscimento concesso molto di rado. Questa laurea, che tra l'altro è la laurea di un giovane che si era laureato a Reggio Calabria, scusate, che aveva preso la licenza liceale, il liceo classico, aveva frequentato il liceo classico di Reggio Calabria. Aveva iniziato l'università a Pisa, poi a Roma, e infine era giunto a Catania. Quindi vedete la storia anche di Carmine Fontana. Lì si era iscritto al terzo anno di lettere e filosofia. La sua tesi è Gli ebrei in Catania nel secolo XV. I professori che seguirono la tesi di Carmine Fontana furono Casagrandi che insegnava storia medievale, e Sabadini, che insegnava letteratura latina, e ci fu un membro esterno che era il famoso Paolo Orsi. Carmine Fontana, come dice Giuseppe Parlato, ovviamente va a cercare questi documenti per la ricostruzione di questa storia. Pensate, poi lui diventerà professore di liceo in un liceo di Catania, al liceo Stesicolo, e non continuerà a studiare, cioè da questa sua tesi uscirà fuori un articolo, ma poi diciamo non continuerà a studiare l'argomento, non continuerà a scrivere sull'argomento, anche perché appunto nel 1944 avviene quello che è stato raccontato. Tra l'altro sul movimento Non si parte c'è una lunghissima querella che penso non si risolverà mai, ovvero giustamente il professore Parlato parla di giovani, probabilmente anche giovani fascisti, neofascisti,
In realtà in Sicilia il movimento Non si parte viene considerato un movimento anarchico, un movimento di antimilitaristi anarchici. È famosa la Maria Occhipinti, questa donna di Ragusa che appunto si stese sui binari, che era incinta, insomma ci sono tante storie di questo movimento che effettivamente, quindi quanto ci sia di anarchici, e c'erano in questo movimento, di neofascisti, e c'erano dentro il movimento, ha ragione Giuseppe Parlato, c'era anche l'interesse di distruggere le carte dell'archivio. Ecco, come spesso accade, fu un movimento molto variegato e però ecco, il risultato fu il famoso incendio del 44. A questo punto, naturalmente, senza più documenti, abbiamo la fortuna che la tesi di Carmine Fontana sia stata conservata, ma dobbiamo a un nostro amico, collega, grande professore catanese, Giuseppe Speciale, professore di diritto medievale e moderno, dobbiamo a lui oggi l'avere ritrovato questa tesi che è stata a lungo, diciamo, conservata negli archivi, ricostruito questo pezzo di storia come fa appunto Giuseppe Speciale, cioè cosa succede quando Casagrandi, diciamo, inserisce questo testo tra le proprie pubblicazioni, perché c'è questo articolo che Fontana scrive nella rivista storica italiana con questo, diciamo, con questo argomento, su questo argomento. Quindi, diciamo, ecco, a un certo punto lo studio di Fontana rientra nell'oblio, rientra nell'archivio, forse qualcuno è andato a cercarlo, negli anni 50 probabilmente è stato ricercato, ma noi possiamo dire con certezza che lo studio di Fontana proprio si colloca nei decenni dell'Ottocento in cui la storiografia siciliana si dedica alla storia degli ebrei. Cioè c'è un interesse nell'Ottocento per la storia degli ebrei e non solo in Sicilia. Questo unisce tra l'altro questa storia con il resto, diciamo, ne fa un caso. Cioè questo libro riporta in luce una pratica che è anche la pratica dello storico dell'epoca e che non è isolata e che quindi ha a che fare con lo studio di molte comunità. Ha ragione Parlato, la Sicilia era considerata l'altra Israele per il numero di persone appartenenti alla comunità ebraica e del resto la presenza degli ebrei a Catania è documentata a partire dal Papa Gregorio Magno, cioè dai tempi di Gregorio Magno del VI secolo. Quindi il giovane Fontana intanto copia questi documenti a mano e devo dire, con l'aiuto chiaramente anche del professore Speciale, Andrea Cerra si va a rivedere tutti questi documenti, va scritti a mano, va naturalmente a trascriverli, vengono digitalizzati, quindi è già un grande lavoro e come dire ed esce fuori la storia di questa comunità. Intanto, prima di tutto, ecco, come diceva il professore Parlato, povera gente. Fontana definisce gli ebrei e poi Andrea va a ricostruire perché li definisce tali. Quindi questo studio è, ripeto, tra le dottrine politiche, le istituzioni, la storia, perché dice, io qui cito Fontana, povera gente che da 18 secoli s'aggira raminga sulla faccia della terra e non trova posa né requie, sempre perseguitata da un odio, il quale, mentre prima dipendeva dal fanatismo religioso, ora trova la sua giustificazione nell'economia politico-amministrativa. E continua, per farsi un'idea dell'utile che gli ebrei apportavano, senza ricordare che spesso i feudatari, considerandoli quasi animali da ingrasso per i terreni dove lavorano, ne facevano domanda alla corte per averne, oppure cercavano di allettarli a venire da loro concedendo maggiori libertà che non godessero altrove.
Basterebbe costruire un quadro delle tasse, dei donativi, delle collette particolari, delle collette generali e degli altri infiniti balzelli cui erano tenuti. Ecco, basterebbe solo questo passo della tesi di Fontana per ribaltare totalmente il pregiudizio, che è duro a morire, evidentemente, nei confronti degli ebrei, del loro ruolo economico, ricordando appunto che addirittura Fontana nel Novecento, prima della catastrofe, nel Novecento dice poveri ebrei, povera gente che da 18 secoli s'aggira raminga, viene tassata, lavora e ha una qualità particolare nella capacità di lavoro. Il testo di Fontana e la ricostruzione di Andrea Cerra è molto chiaro su il tipo di attività, la parte, diciamo così, intellettuale, i professionisti, i liberi professionisti, i famosi medici, la famosa medichessa Vir di Mura. Ecco, quindi questa questa stratificazione sociale degli ebrei catanesi, questa naturale, normale, come in tutte le comunità, suddivisione in classi, però con una capacità di interclassismo e, come dire, di mobilità sociale che il lavoro di Andrea rileva, anche da un punto di vista proprio istituzionale, poi lo vedremo. A proposito dell'espulsione, e qui torno a quello che prima ha parlato del giugno del 92, proprio Fontana rileva, e qui poi Andrea va a vedere le carte rispetto al Senato catanese del 92, solito annicchiar sempre in quei giorni, appare colpito da febbre. Tanta è la furia con cui eseguisce gli ordini regi o viceregi e non si mostra lesto, ma fedele e preciso interprete. Degli ebrei non una parola, né in bene né in male, sino all'ultimo momento, ma un silenzio altezzoso simile all'odio e al disprezzo e che senza dubbio condusse a tramandare ai posteri con una lapide murata nella facciata del palazzo senatorio, allora inauguratosi, l'espulsione degli ebrei come di un fatto nazionale, di una grande battaglia vinta e non di una grande infamia. E conclude proprio Fontana: chi farà la storia di Catania non può né deve in alcun modo trascurare di occuparsi dei giudei. Questo io ho fatto cercando di trattarne con amore, ma a un tempo con imparzialità. Quindi è un'infamia, e questa infamia però, sebbene il Senato catanese, come dire, ovviamente la avalli, però ci racconta lo stesso Fontana e ricostruisce Andrea questa stessa infamia in Sicilia ha una resistenza. Questo editto viene applicato dopo, si temporeggia. Come diceva Giuseppe Parlato, è evidente, e qui c'è, come dire, è nel lavoro di Andrea che riprende Fontana e che allarga ovviamente agli studi
agli studi più recenti, però c'è un motivo per cui questa comunità non deve essere espulsa. E veramente solo studiando l'assetto urbanistico, come fa Fontana e come oggi continuiamo a ricostruire, perché a Catania oggi ancora è, come dire, un cantiere aperto rispetto alla ricerca dei luoghi della comunità ebraica. È una grande città ebraica, con una sua giudecca di sopra, superiore, con la giudecca inferiore, questo assetto urbano che ricostruisce Carmine Fontana e che ricostruisce Andrea Cerra e che ricostruisce il tessuto economico e sociale di questa città, per come oggi ancora come dire, si evidenzia. Il tessuto economico e sociale di questa città è evidentemente ancora, pensate dopo quanto tempo, è ancora il tessuto che possiamo ricostruire in questa storia della Catania ebraica. E quindi la topografia, l'assetto urbano, il tipo di attività, il fiume, lo Iudicello, che il fiume si chiama Menano, questo fiume sotterraneo che attraversa tutta la città, e questo stare, come tutte le comunità ebraiche, come dire, costruirsi attorno a questo fiume, lungo questo fiume, che appunto viene chiamato Iudicello. Non sto qui a raccontarvi della storia della città di Catania, i catanesi sanno di cosa parlo, naturalmente mi piacerebbe parlare proprio della urbanistica, ma il libro di Andrea Cerra ha questo merito, cioè riporta la questione urbanistica della nostra città in auge, la riporta rispetto agli studi che vanno ancora fatti e rispetto al recupero di questo pezzo di città, che è un grande pezzo, che è la città ebraica, con tutte le sue, ecco, con tutti le sue testimonianze. I documenti quindi sono una testimonianza della comunità, delle sue consuetudini, degli usi commerciali, la famosa questione del prestito che Andrea analizza molto bene, al di là delle tesi di Carmine Fontana, dei documenti di Carmine Fontana. Ovviamente Andrea Cerra ricostruisce mettendo insieme e incrociando anche diversi archivi. E lì escono fuori legatori, armaioli, fabbricanti di polvere da sparo, scrivani, calderai, abbiamo tutti i nomi, abbiamo le vicende tra di loro, i sellai, i fabbri. Io ho in mente, ovviamente, mentre parlo, la zona di Catania e gli odori di quella zona, no? È la zona della pescheria. Chi è stato a Catania la conosce, ma è nota in tutto il mondo la pescheria catanese, ed è proprio la giudecca, le sinagoghe che si trovano in questi luoghi, i laboratori, ovviamente vicino al fiume. Ecco, secondo i calcoli, diciamo, la comunità degli ebrei, ovviamente secondo i calcoli di Carmine Fontana, che diciamo non sono calcoli catanesi, sono calcoli che erano già stati fatti a Roma, dove Carmine Fontana aveva studiato, quindi è un interesse per la comunità ebraica catanese che Carmine Fontana porta dagli studi romani. Belloc probabilmente aveva valutato che si trattava tra le 800 e le 2400 unità, che era un settimo della popolazione catanese, che non è poco. E ogni, come dire, il canone, diciamo, che erano tenuti a pagare erano 60 once d'oro, che non è poco. Quindi nessuna, come dire, nessuna chiusura, una giudecca che non era chiusa, ma come dire, una tassazione particolarmente onerosa. Allora, cosa dirvi? Ovviamente non vi posso raccontare tutto il testo, non vi posso raccontare tutto il lavoro di Andrea. È ovvio che Andrea ha lavorato su tantissimi testi, sugli studi
Abulafia, ovviamente di Bresk, di Simonson, di Gaudioso, cioè, grandissime, che ovviamente tantissimi lavori, non specificatamente magari su Catania, ma anche, diciamo, anche su Catania, e il ritrovamento, diciamo, l'uso anche un po', se volete anche, come dire, un uso anche comunicativo, anche nella comunicazione del rinvenimento della tesi, no? Sapete, è bello quando uno pubblica un libro che è stato ritrovato, è come se appunto dal mistero, dall'oblio, dai secoli, ecco, dal buio dei secoli esce fuori questo libro, quest'uomo che fra l'altro salva delle notizie da un incendio, e però è anche nello stesso tempo, vi dico la verità, e qua ve lo dice non solo la studiosa, forse anche l'ebrea, non lo so, ma certamente, come dire, la persona che vive la comunità. Leggere questo libro, non solo perché è ebrea catanese, ma io penso che proverei la stessa cosa a leggere un lavoro simile su un'altra città, fa rinvenire anche questi personaggi, ti fa vedere la città in un altro modo, ti dà la tua identità, ti dà il senso della profondità della tua identità. A volte noi stessi pensiamo di, come dire, nascere e morire con noi. Libri così, invece, ti servono, ti aiutano. Ecco, non solo lo studioso, ecco, è un lavoro di pregio, certamente. Tra l'altro ci lavoreremo ancora, faremo certamente altri studi. Andrea ha dimostrato una grande abilità già in questo primo lavoro, quindi certamente l'aspetto scientifico di questa vicenda è importante, però veramente, credetemi, presento il libro non solo allo specialista, perché leggere libri così ti dà il senso veramente dell'identità, della pluralità di radici che un'identità ha, che l'identità ha, che una comunità ha e che un individuo ha. E quando tu rivedi nella tua città, leggendo questo libro, circolare questi personaggi, queste figure, queste donne, questi uomini, nella città che tu frequenti, che tu vivi ogni giorno, ecco, ti dà veramente il senso di che cosa è la storia e di cosa dovrebbe significare studiare la storia, e probabilmente anche di come dovrebbe farsi la storiografia. Grazie. Grazie, grazie professoressa Mazzone. Devo dire che il suo intervento è stato molto interessante, non soltanto per quello che ha detto, ma anche per come l'ha detto, a mio avviso. E bello il riferimento delle pluralità delle radici e che insieme costituiscono l'identità. Questo immagino. Io sono di padre siciliano e quindi diciamo non catanese ma palermitano, e mio padre ci teneva molto, anzi in realtà di Agrigento, però mio padre ci teneva molto a considerare più vicini i palermitani dei catanesi. Catanesi per mio padre agrigentino non erano, era un'altra Sicilia, insomma, ecco, per lui. Ma a parte queste facezie, il discorso dell'identità e delle radici e delle tante radici è un discorso importante, un discorso di civiltà, oltre che di storiografia. E vederlo realizzato da Andrea Cerra in questo libro, anch'io ho avuto non le stesse sensazioni, perché appunto non ho mai vissuto in Sicilia e poi le mie radici sono lontane in quel senso. Però mi rendo perfettamente conto come lo scavo, il recupero di documenti scomparsi, lo scavo di una cultura che questo libro denuncia, che questo libro rappresenta in maniera molto, molto bella, la cultura ebraica siciliana, questo penso che sia un valore che noi dobbiamo tenere presente, non soltanto a Catania ovviamente, ma ovunque. E questo, io poi appunto avrò delle domande da fare all'autore,
apprezzato anche molto il discorso sulla stratificazione sociale, che mi sembra uno dei punti nodali del volume, perché appunto per i motivi che ha detto prima e che io non sto a ripetere. Darei adesso la parola all'autore, così ecco, per sapere anche come è arrivato a scrivere questo libro e che cosa e quali sono state le sue emozioni e le sue sensibilità. Il libro, quando esce un libro, è sempre qualcosa che va al di là del risultato scientifico, ma coinvolge tutta la persona, coinvolge i sentimenti, coinvolge le aspettative, le prospettive, le radici, comprende, insomma, coinvolge tutto l'essere umano, e quindi il libro non è soltanto carta stampata, non è soltanto parole, non è soltanto note a piedi pagina e riferimenti archivistici, ma è qualche cosa di più. Ecco, se partiamo di lì, e poi ovviamente l'autore ci dirà alcune cose che gli sono sembrate significative nella realizzazione di questo volume. Grazie al professore Parlato. Io chiaramente manifesto il mio ringraziamento, la mia gratitudine alla Fondazione Spirito De Felice per aver pensato al mio volume all'interno del programma dei Giovedì dello Spirito, e quindi al presidente Giuseppe Parlato e al professor Andrea Ungari. Tra l'altro al professore Parlato mi lega un rapporto duraturo, se non fosse per il fatto che nel 2016 poi è stato il mio correlatore di laurea a Trieste, e a questo lavoro devo il mio grazie a più persone, che la professoressa Mazzone, chiaramente la mia tutor, ha già dato indicazione, ha ricordato. Questo, diciamo, la storia di questo volume è lunga, perché mette insieme più sensibilità e più persone che hanno contribuito affinché si potesse realizzare. Il professore Giuseppe Speciale, come diceva già la professoressa Mazzone, che è storico del diritto medievale e moderno, tra le sue lunghe ricerche all'interno dell'archivio storico dell'università, ha rinvenuto, grazie anche al contributo del dottor Conso, un archivista della nostra università, dell'Università di Catania, questo testo di grande importanza, perché chiaramente Carmine Fontana nega all'oblio la storia della comunità giudaica attraverso il rinvenimento, la trascrizione certosina di 607 documenti che lui trascrive nel suo lavoro di tesi. E all'interno di questo lavoro che conduce Fontana emergono una serie di elementi di grande importanza. Anzitutto partiamo dall'assunto, diciamo, del voler superare alcuni pregiudizi. Si è detto, è stato già detto, che la Sicilia ebbe un rapporto privilegiato con la comunità ebraica, ed infatti in uno degli studi più importanti condotti sulla cultura ebraica in Sicilia, quello del Giovanni di Giovanni, l'ebraismo della Sicilia ricercato ed esposto del 1748, si dice non a caso che riconoscevano gli ebrei la Sicilia come un luogo ove meno stavano esposti alle ingiurie ed erano più alla portata di incontrare buona ventura. La clemenza dei sovrani, la situazione dell'isola, la fertilità del paese, la libertà di abitare fuori del ghetto, la facoltà di possedere stabili, li rendevano così contenti che nulla più e nulla meglio in qualunque altro paese del mondo. E qui fu che concorrevano ad ogni banda a stabilirvi il loro domicilio. E quindi da questa considerazione condotta dal Giovanni di Giovanni anche la indicazione della Keir Israele, dell'altro Israele. È lunga la storia che lega l'isola alla cultura ebraica, e ricostruendo il lavoro del Fontana con un confronto, chiaramente, come diceva la professoressa Mazzone, con altri archivi come quello di Palermo e con la storiografia, che si è molto occupata negli ultimi 20 anni. Certamente c'è stato un riaffioramento di studi, di interessi della storiografia nazionale ed internazionale, ci permettono di rinvenire alcuni elementi. Uno lo aveva già, per esempio, messo in risalto il professor Parlato, e c'è l'interclassismo. Non pensare soltanto quindi ad una stretta elite all'interno di una città, ma invece ad una comunità stratificata, eterogenea, al cui interno vi si presentano tutte le professioni, come lo stesso Fontana indica nel suo lavoro di ricerca. E questo interclassismo si rinviene anche nella costruzione istituzionale della comunità giudaica all'interno della città, perché
la Universitas Iudeorum è una vera e propria meta-istituzione, è una istituzione all'interno di un'altra istituzione, cioè all'interno di una città chiaramente governata dalla corona aragonese, e c'è però al suo interno una vera e propria realtà autonoma, con delle sue istituzioni e un suo ordinamento autonomo, quindi il rispetto del diritto rabbinico. E queste istituzioni vengono riconosciute già dalla fine del XIII secolo, sono quelle di una magistratura ebraica vera e propria, 12 giudici che erano scelti per l'appunto in riferimento alla considerazione dell'interclassismo tra i 4 maggiori, i 4 mediani, mediocres, e i 4 minori, perché, come ci dice anche per esempio il Giovanni di Giovanni, l'obiettivo era quello di rappresentare tutte le stratificazioni sociali di questa comunità. E all'interno dell'aspetto istituzionale viene riferimento alle professioni. Tra gli ebrei sicuramente ricordiamo il contributo che in Sicilia fu data alla scienza medica. Gli ebrei furono dei importanti medici per l'isola, e addirittura si pensi che c'è stata una fase nella quale la medicina e lo studio della medicina venisse vietato agli ebrei, però pur applicando questo divieto, gli stessi sovrani però si attorniavano all'interno della loro corte di medici ebrei, perché ne riconoscevano chiaramente il valore e la competenza. Tra questi, per esempio, ricordiamo Giosea Benafia o Mosè Bonavoglia, che furono medici del sovrano nell'era prima dei Martini e poi di Alfonso, il Magnanimo, e questi chiaramente rappresentavano quindi l'intelligenza vicina alla corona. E a dimostrazione diciamo della stratificazione sociale, ma anche di peculiarità che si possono riscontrare all'interno della storia ebraica, sempre nello sfatare alcuni tabù, la professoressa Mazzone per esempio ricordava prima la figura della medichessa di Vir di Mura. Ci sono importanti studi su questa figura, ricordo per esempio quelli di Angela Scandaliato e della Precopi Lombardo, su questa figura che nel 1376 è autorizzata a conseguire gli studi nell'arte medica, e addirittura con l'obiettivo che si prefigge la stessa, cioè quella di rivolgere la sua competenza agli umili, ai poveri, a coloro i quali non potevano sostenere le spese per una cura medica, rivolgendo questa sua competenza non solo alla città di Catania, ma le fu riconosciuta la possibilità di applicare l'arte e la scienza medica in tutta l'isola, un riconoscimento straordinario che avviene nel XIV secolo, al di là di ogni tabù che voleva invece vedere la figura della donna relegata ad un ruolo minore, ad un ruolo casalingo, mentre Vir di Mura sfata questo ulteriore mito all'interno della comunità giudaica. Fontana, all'interno dello studio che conduce su Catania, come già diceva il professore Parlato, la professoressa Mazzone, dà particolare importanza al dato urbanistico, perché Catania è una città che è stata ricostruita più volte, la contemporaneità ci ricorda chiaramente gli esiti successivi al 1693 e al 1669, ma quella città vissuta nel XV secolo è una comunità nella quale gli ebrei riescono ad affermarsi in 2 parti dell'urbe. Abbiamo una giudecca soprana e una giudecca sottana. Quella sottana che si prospetta all'interno della parte, diciamo, come già indicava la professoressa, che andava, la stessa Mazzone, tra il mercato, l'odierno mercato del pesce, e quello che è poi il foro lunare, e la parte superiore, che sarebbe la parte dell'attuale Piazza Dante, dove oggi ha sede all'interno del monastero Benettini il Dipartimento di Scienze Umanistiche. All'interno di questa ricostruzione anche urbanistica, Fontana ci dà dei documenti essenziali per poter ricostruire anche il rapporto con la città, che vede la comunità giudaica non come un elemento estraneo, come un elemento che si esclude, ma un elemento intimamente legato al vivere quotidiano, alla identità cittadina. Questo è un elemento molto importante, perché ci fa capire anche la capacità che ebbero di rendersi un tutt'uno con la realtà dell'epoca e con i concittadini cristiani, pur essendoci una distinzione dal punto di vista anche del rispetto di quelli che erano chiaramente il diritto rabbinico e il diritto della corona.
Ci sono per esempio alcune questioni che mette in risalto Fontana per quanto riguarda l'aspetto economico-commerciale. Per esempio ci sono ancora elementi curiosi dal punto di vista del commercio, di quelli che sono i prodotti cosiddetti che si devono sottoporre alla cultura della kasherut, quindi alla cultura alimentare ebraica. Per esempio ci sarà un dibattito all'interno della città su chi dovesse gestire il macello giudaico. Verrà data la gestione di questo macello ebraico a tale Andrea Navarro e quindi avrà una sorta di monopolio, e questo sarà anche un dibattito all'interno della gestione economica della città, perché questo chiaramente rappresentava un elemento non indifferente dal punto di vista della ricchezza che poteva dare questo ruolo, proprio perché in regime di monopolio. Ma ci sono anche altri elementi da indicare all'interno della documentazione. Fontana per esempio ricostruisce anche il rapporto con i nomi e le figure che rappresentano questa comunità. Lui trascrive 565 nomi di appartenenti alla comunità ebraica, e in un raffronto comparativo in cui Fontana indica che gli ebrei a Catania potessero essere all'incirca tra 800 e 2400, gli studi comparativi successivi, quali per esempio quelli del professor Henri Bresch, ci dicono invece che la comunità era sì importante, ma aveva dei numeri minori. Si calcola all'interno dell'800 1200 unità. Ci sono anche degli eventi che colpiscono chiaramente tutta la città, ma che colpiscono in particolar modo anche la comunità giudaica e che ridimensioneranno la loro presenza, quali per esempio le epidemie del 1463 e del 1483, quelle attorno al fiume Amenano, il fiume Iudicello, e quindi al pestifero morbo che verrà condotto da queste acque. Lo studio è sicuramente importante per ricostruire una parte della storia della città, altri ne hanno condotto chiaramente studi molto più importanti per ricostruire il quadro in generale della storia di Catania, quindi penso anche agli studi più complessivi del professore Giarizzo e della professoressa Scalisi, ma l'obiettivo qui era anche di sottolineare un elemento per quanto concerne la storia delle istituzioni politiche, cioè il ruolo delle magistrature ebraiche. Dicevamo prima della figura di questi 12 giudici, ma successivamente rispetto ad una condizione di una magistratura più democratica, e quindi che si potesse rispondere anche alle esigenze dei diversi censi della città, il re dell'epoca, Martino I, decise di istituire successivamente a questi 12 giudici invece il giudice supremo degli ebrei, il Dien Kelele, detto anche in ebraico Dayan Kelali. Doveva essere questa figura che doveva rispondere direttamente alla corona, che quindi doveva avere un rapporto diretto con l'altra faccia del potere, e che doveva in qualche modo essere il garante del rispetto del diritto rabbinico, però all'interno di un contesto che vedeva chiaramente primeggiare la corona aragonese. E tra le figure più importanti che abbiamo già ricordato, queste anche diciamo dell'ambito medico, quindi medici, erano José Abenafia e Mosè Bonavoglia, che saranno all'interno del XV secolo i due più importanti che ebbero questo incarico. Il tema qual era e come si poneva all'interno dell'equilibrio delle numerose giudecche sotto cui si doveva chiaramente sottoporre il potere del Dien Kelele? Chiaramente questo prevaricava le esigenze delle singole città e quindi sottoponeva invece ad un monopolio potestativo le scelte e il confronto con la corona. Infatti furono diverse le proteste da parte delle comunità, soprattutto le comunità più importanti, le giudecche più importanti, quelle di Messina e di Palermo, per la destituzione di questa figura. Il tema dal punto di vista istituzionale chiaramente facilitava il raccordo con le esigenze della corona, però prevaricava quelle che avevamo detto erano chiaramente le istanze delle singole comunità. E infatti alle numerose proteste che verranno condotte sino al governo di Alfonso il Magnanimo condurranno poi tra il 1450 e il 1460 alla deistituzione, alla deistituzionalizzazione di questa figura e quindi allo scioglimento della figura del Dien Kelele, al ritorno al governo delle magistrature ebraiche. Sicuramente dal punto di vista, diciamo, di un'analisi comparativa avremmo potuto dire che la presenza del Dien Kelele avrebbe aiutato quantomeno ad un governo che avrebbe permesso una gestione più ampia di quelle che erano le istanze della comunità giudaica, dal punto di vista sicuramente dell'affermazione di un
diciamo, di una gestione politica dell'isola che potesse essere in qualche modo più accorta, perché sicuramente le figure del Dienkele erano delle figure estremamente formate che potevano contribuire a gestire al meglio le comunità giudaiche in confronto con le istanze della corona, però chiaramente prevalse anche in questo caso gli elementi della battaglia per l'affermazione di un principio di autonomia delle singole Universitas Iudeorum, per avere in qualche modo una maggiore autonomia nel dispendio delle risorse economiche che erano proprie delle singole comunità giudaiche, e quindi in qualche modo alle esigenze delle singole aliane, come venivano chiamate le comunità giudaiche. Se posso indicare altri elementi sicuramente che meritano interesse, sono legate per esempio alla questione di un altro cliché che vuole indicare le comunità ebraiche come delle comunità soprattutto legate all'attività federatizie, quindi all'attività dell'usura, all'attività dello scambio di risorse diciamo legate al denaro e alla sua gestione. Ecco, anche in questo caso, mentre il documento che segna la cacciata, quindi quello del decreto di Alhambra del 31 marzo 1492, indica tra gli elementi che devono portare alla cacciata degli ebrei quello dell'attività federatizia, quello dell'usura, vediamo come in Sicilia questa cosa, anche col contributo di alcuni documenti recenti e di altri volumi, penso per esempio agli studi recenti di Viviana Moulet, ci dicono come sì, gli ebrei espletassero anche l'attività federatizia, però nel rispetto di quelle che erano le indicazioni, cioè che i prestiti che non superassero il 10% di interesse non venivano considerati prestiti ad usura. E tra l'altro paradossalmente invece erano i cristiani quelli che applicavano dei prestiti che superavano questa percentuale, che quindi si macchiavano del reato di usura. Allo stesso tempo invece, mentre si pensa che questa potesse essere la principale attività economica, in realtà in Sicilia è una delle attività, ma non è l'attività principale che caratterizza la comunità giudaica. Si ricorda, e ricordo tra le figure al femminile che ebbero anche il ruolo all'interno dell'attività federatizia, la figura di Sisa sacerdote, a dimostrazione di come anche in un'epoca estremamente lontana dalla contemporaneità il ruolo del femminile, delle figure femminili nelle comunità giudaiche è vivo ed è estremamente forte. Qual è l'obiettivo che ha avuto questa mia ricerca, questo contributo? Quello di offrire uno strumento per il proseguo degli studi sulle comunità giudaiche in Sicilia. È uno strumento multidisciplinare, perché grazie ai documenti che raccoglie Fontana possiamo avere, diciamo, una analisi demografica, anche un'analisi in parte archeologica di alcuni luoghi che altrimenti non ricorderemo, ma ho dato il mio contributo ulteriore all'interno di quelli che erano gli aspetti della storiografia delle istituzioni politiche. Poi chiaramente ci sono diversi dubbi e diverse questioni legate a quanto diciamo la Sicilia e le comunità giudaiche siciliane subirono dall'esterno, quindi in chiave esogena, quelle che erano le scelte che venivano da fuori, dall'esterno e quindi dalla corona. Francesco Renda, che è uno studioso autorevole su questi studi, per esempio asseriva che l'espulsione degli ebrei dalla Spagna, dai domini e dalle signorie dipendenti è un problema che si presta assai poco a essere considerato con la sola ottica regionale isolana, perché rispondeva più che altro invece a un elemento comparativo, un elemento che accludeva in qualche modo degli obiettivi politici esterni, cioè quello di dare un impulso al compimento del nascente Stato spagnolo. Ci sono anche altri studi che vengono condotti su questi elementi, per esempio quello di Maurice Krigel, che ritiene poco plausibile la tesi secondo cui i re cattolici avessero particolarmente a cuore l'unità religiosa e politica della penisola iberica attraverso l'espulsione degli ebrei. La cacciata sarebbe legata invece, in qualche modo, a dire di Krigel, al problema del processo di incorporazione dei conversos nella società iberica del 400, frenato però dall'istituzione dell'Inquisizione. Ecco, sull'Inquisizione e sul suo istituto dovremmo fare in qualche modo un momento di riflessione a parte, la quale ottiene dalla corona l'approvazione a espellere gli ebrei in un contesto che ormai mal tollera l'eccezionalità della convivenza con giudei e musulmani. Ecco, anche dal confronto con la storiografia degli studi recenti su questi elementi, penso per esempio anche agli studi condotti su alcune comunità vicine a quella di Catania, gli studi della comunità di Randazzo e di Messina condotti da Giuseppe Campagna, ci permettono di capire come la Sicilia e gli ebrei siciliani subirono un atto che chiaramente i governanti cristiani non avrebbero voluto che accadesse in Sicilia, ma che purtroppo furono costretti a subire per cause di forza maggiore, quindi per interessi che superavano quelli isolani. Con questo, diciamo,
concludo il mio breve intervento ringraziando nuovamente la Fondazione, e quindi mi rifaccio alle sollecitazioni del professore Parlato e della professoressa Mazzone. Bene, grazie Cerra, molto, molto chiaro e molto interessante il quadro che ha delineato, che appunto non possiamo che apprezzare da ogni punto di vista. Ecco, no, io volevo dire semplicemente sull'accenno, sono d'accordo con quello che diceva la professoressa Mazzone prima a proposito della questione dei non si parte. Ovviamente dentro ci sono un po' tutti no, ma insomma sicuramente le ali estreme, no, del quadro politico, le aree antisistemiche, diciamo così, del quadro antipolitico dell'epoca, gli anarchici, occhi pinti, ma c'erano anche i comunisti che non avevano digerito particolarmente la svolta di Salerno, per esempio, e poi c'erano quelli che facevano bassa manovalanza per fare Cagnara, perché tutto sommato conveniva, e poi c'erano anche i neofascisti, quindi c'era una situazione dovuta a diversi motivi. Certamente io credo i motivi politici non erano prevalenti, ma erano prevalenti quelli economici, nel senso che la situazione della Sicilia era una situazione molto complessa in quel momento, e quindi questi incidenti, queste vicende come la Repubblica di Comiso, come altre vicende che sono successe in quel periodo, rappresentavano un po' il momento catalizzatore di tanti malumori e di tante situazioni che non erano ovviamente positive. Quindi sono assolutamente d'accordo. Lo dicevo, ho inserito il discorso dei neofascisti perché era il collegamento con quello che stavo studiando. Una cosa volevo chiedere però intanto a Cerra, e poi ovviamente lascio la parola alla professoressa Mazzone. Ma dove sono andati gli ebrei di Catania dopo la cacciata? Dove si sono diretti? Quali erano, se è possibile saperlo, le località verso le quali, perché potrebbe essere interessante capire quali potevano essere i punti franchi, le zone franche nelle quali ripararsi. Visto che poi la Spagna possedeva tutto quello che voleva in quella zona, insomma, no? La Spagna era abbastanza ampia come territorio, perlomeno di controllo. E questo è poi uno studio successivo che è stato condotto per esempio su alcune realtà da Giuseppe Campagna per quanto riguarda il tema dei neofiti e dei convertiti, perché poi dopo il 1492-93, perché come sappiamo verrà applicato il 12 gennaio del 1493 l'editto di Alhambra in Sicilia, gli ebrei sono condotti diciamo di fronte a questa scelta: o convertirsi e comunque sottoporsi al controllo vigile e costante dell'Inquisizione, perché chiaramente vorranno capire la natura di questi marrani, o dall'altra quella di scappare. Molti preferirono, pur di non sottoporsi ai controlli dell'Inquisizione, di scappare. Le aree a cui si rivolgono sono chiaramente quelle dove non si sono sottoposti al governo, all'intransigenza della corona spagnola, e quindi penso anzitutto diciamo al nord Europa, quindi penso alle altre aree, quindi all'area germanica e all'area dell'est europeo, dove tra l'altro poi la contemporaneità ci ricorda c'è un'importante presenza della cultura ebraica, e poi lì si apre un secondo dibattito a distanza di 6 secoli. Non so se la professoressa Mazzone voleva dire. No, volevo aggiungere a quello che dicevi tu a proposito della domanda del professore Parlato, che c'è un altro filo anche lì che lega gli ebrei siciliani alla storia degli ebrei, ed è il fatto che molti andarono in Grecia, oltre quelli che, come dice Andrea, appunto andarono nel nord Europa. Molti andarono in Grecia, e quindi si può dire che la comunità ebraica greca degli anni terribili, diciamo, della seconda guerra mondiale, in realtà erano siciliani, cioè avevano origini siciliane. Certo. Quindi, diciamo, in un certo senso, se vogliamo ancora fare il discorso di prima, vogliamo tenere questo filo della nostra storia, della nostra identità, anche noi abbiamo dato, diciamo, il nostro tributo di sangue, diciamo, ecco, dentro la nostra identità, in quella storia terribile che è stata la storia della Shoah,
perché effettivamente, e anche dai cognomi questo poi ritorna, gli ebrei greci erano gli ebrei siciliani. Pensavo qualcosa verso la Libia o la Tunisia, che evidentemente c'è un problema religioso di fondo, però poi gli ebrei in Libia sono numerosi, nel Novecento ne troviamo parecchi e molti sono anche di origine siciliana, quindi pensavo ci fosse... Ne ha un ricordo, professore, perché è stata anche occasione di confronto quando, se non mi sbaglio, Stefania, correggimi se sbaglio, nel 2018 ci fu un incontro all'Università Cuore di Enna con il contributo anche di Gabriella Falzone della comunità ebraica di Roma sulla presenza degli ebrei nel Nord Africa. Sì, certamente anche quella sarà uno dei luoghi, diciamo, di fuga dalle Mediterraneo, insomma, abbiamo, come dire, certo. gli ebrei nel Mediterraneo complessivamente inteso, certo. Poi, come dire, si dice che siamo tutti marrani qua, quindi ecco, ma c'è un filo conduttore che poi porta al Regno delle Due Sicilie come comunità ebraica catanese e poi al Regno d'Italia? Si può ricostruire un filo conduttore della cultura e nella società ebraiche a Catania? Questo sicuramente potrebbe essere una sollecitazione per un'ulteriore attività di studio, per riuscire a ricollegare quantomeno, diciamo, 4 secoli di storia, 3 secoli di storia, per rivedere la presenza. Stavo pensando a Guido Jung, ministro delle finanze, con Mussolini e poi con Badoglio, che è un esponente, anche se credo in maniera molto larga, nel senso che si era staccato probabilmente da un rapporto molto stretto con la comunità ebraica palermitana, però insomma lui è stato un esponente, non ha avuto problemi con le leggi razziali perché l'avevano già liquidato prima dal governo nel 1935 per dissapori con Beneduce e con Mussolini, però insomma avrebbe avuto una situazione sicuramente non facile se fosse stato ancora ministro delle finanze. Peraltro Hitler non perdeva occasione a Mussolini di ricordare che soltanto l'Italia aveva un ministro ebreo alle finanze, insomma una cosa che nel 1935, cosa che per la Germania era una cosa scandalosa perlomeno, no? Ecco. Prof, leggo dalla regia, il professore Ungari conosco il lavoro conosco il lavoro della Raspagliesi, infatti. Sì. C'è una sua dottoranda che si è laureata a Catania e che si è occupata della figura di Jung. Certo. Però adesso io vi continuo a portare sulla contemporaneità e me ne scuso e vi chiedo perdono, ma è più forte di me, quindi no, ecco, vediamo se ci sono altre cose, professoressa Mazzone, che non voglio toglierle tempo. Sì, no, ma io volevo appunto, mi piaceva invece la domanda su che fine avevano fatto gli ebrei e la battuta, diciamo che siamo tutti marrani, non è poi tanto una battuta, e questo lo vediamo dai cognomi, per esempio, no? Ma non solo, anche da molte usanze, questo ecco, mi piace sempre ricordarlo, da molte usanze che sono tradizionali siciliane e che in realtà non conosciamo, di cui non conosciamo le origini, ma che in realtà sono ebraiche, come per esempio, non so, è tipico di una certa cultura tradizionale siciliana coprire gli specchi quando si è a lutto, o insomma l'angelo, il passaggio dell'angelo, ecco, passa l'angelo, insomma tutta una serie di esistenti ancora tradizioni siciliane, soprattutto in alcune zone della Sicilia, penso proprio alle zone più di più tradizione ebraica, di tradizione dove ancora in qualche modo la presenza ebraica è più visibile, ecco. Ecco, io credo che questa cosa sia vera un po' in tutta Italia, devo dire. Ma nel sud d'Italia questa presenza ebraica è per esempio il libro di Andrea secondo me è molto utile anche, ripeto, rispetto
anche a un lettore non necessariamente specialista, perché anche lì sfata un altro mito, che è quello, per carità, fa parte delle nostre radici e va rivendicato sempre, però siamo arabi, no? Questa cosa per cui i siciliani sono arabi. Certamente anche, e ci mancherebbe, però ecco, questo mi piace pensare che potrebbe anche avvicinarci alla pace, questo riconoscere e ricordare le tante radici che abbiamo, e per esempio il fatto che sia gli arabi che gli ebrei sono semiti, per esempio. Quindi mi piace pensare che ricordare le tante radici, diceva bene prima il professore Parlato, è molto importante riconoscere le tante radici, quelle che ci piacciono, quelle che non ci piacciono, quelle che decidiamo, ecco, scegliamo anche di non, ma per scegliere di non riconoscersi in quella storia, bisogna prima riconoscersi in quella storia e poi scegliere di non fare parte di quella storia. Quindi se un altro merito ha un libro come questo è quello di proporti le tue radici insieme a tutte le altre, e a partire dal riconoscimento di quelle radici andare avanti e superarle, perché poi è ovvio che gli alberi devono fare le foglie, devono fare i fiori, devono fare i semi e devono costruire oltre la propria vita, no? Però prima le devi conoscere e riconoscere. Assolutamente, assolutamente. Questo è un discorso che non vale, a mio avviso, almeno soltanto per le radici di carattere etnico o delle tradizioni religiose, vale anche per le radici di carattere ideologico. Io credo che un paese come l'Italia, che ha avuto guerre civili, e usiamo il plurale perché non basta il singolare, che ha avuto situazioni di scontri più o meno grandi, più o meno vasti, o fa questo ragionamento, cioè o fa il ragionamento del riconoscimento delle proprie radici per superarle, oppure sarà prigioniera sempre del piombo, degli anni di piombo, delle guerre civili, della guerra tra settentrionali e meridionali. Cioè, questo è un elemento, a mio avviso, che nella storia d'Italia in quasi tutti i paesi è così, però nel caso nostro diventa quasi un caso di studio. Forse sarebbe anche il momento di fare un lavoro proprio in questo senso, ma non tanto come discorso meramente storiografico, ma come discorso civile. Questo sarebbe un elemento importante, a mio avviso, perché poi quando si utilizza, adesso parlo della questione ideologica, ma anche la questione religiosa spesso è stata sollevata per ragioni politiche e per ragioni di opportunità politica, come durante il fascismo nei confronti degli ebrei. Una buona parte di queste vicende nasce da una ragione politica, non nasce da una ragione di carattere religioso o da una differenza presunta di carattere etnico. Questo assolutamente, se c'è, è spesso la foglia di fico che copre poi in realtà questioni politiche ben più pressanti. E questo credo sia uno degli elementi che ci dovrebbe portare a... Ma io infatti prima chiedevo se c'era un filo conduttore, questa è proprio una domanda da ignorante, come sono io su questi argomenti, era capire se poi, io penso anche, la professoressa Mazzone ha fatto degli esempi, ma forse anche la cucina potrebbe essere un elemento, no, di continuità di questa cosa. Ho letto le pagine sulle modalità la cascerutta, e anche del formaggio addirittura. Quindi, sì, il formaggio, il vino, la carne. Sono delle cose molto interessanti, visto che siamo quasi a cena, questo è un dettaglio che insomma potrebbe essere. Però ecco, mi chiedevo se nel periodo tra il Regno d'Italia e quindi diciamo, l'estensione dello Statuto Albertino, che in questo caso ebbe una funzione positiva, nel senso che permise la libertà e pienezza di diritti agli ebrei, e il Cinquecento ci sia stata
Parlando della cucina, subito è intervenuto il professor Ungari, perché anche lui mi sta ricordando che tra un po' si va a cena e quindi immagino... ma voglio dire, è chiaro che l'idea che ci sarà stato qualcuno che ha tenuto queste tradizioni in vita. Sarà stato Marrano, sarà stato convertito, ma sostanzialmente questa tradizione non si è persa. E questo credo che, tenendo presente che sono passati 4 secoli, è un fatto di singolare importanza, che non soltanto è importante dal punto di vista storico, ma dimostra anche quanto fosse forte, e non c'è bisogno di dirlo perché lo sappiamo, la capacità di riconoscere e di restare fedeli a queste radici da parte di queste persone che erano state costrette in sostanza ad abiurare. Ecco, quindi questo in qualche modo è oltremodo significativo. E adesso non so quanto fosse l'entità degli ebrei a Catania in occasione delle leggi razziali, questo non lo so, sinceramente, è una cosa che mi viene in mente parlando adesso con voi. Non credo fossero molti, però non lo so, sinceramente non ne ho idea. Non erano molti, vero? No, non erano molti. Erano molti, tra l'altro ovviamente c'è un calcolo, facilmente si può fare il calcolo, non erano molti, e tra l'altro quelli che erano qui erano in realtà stranieri. Quindi c'erano delle famiglie, sì, c'erano delle famiglie svizzere sostanzialmente, ma anche di come dire, dell'est Europa che erano a Catania, e poi alcuni nomi che sono noti, insomma, di scienziati, di studiosi, eccetera. Molti di questi, penso Benporad, per dirne uno. Benporad, certo. Molti di questi saranno andati a Ferramonti, probabilmente. Però sì, esatto. Come ebrei stranieri, certo. Esatto. Sì. Bene. Professor Ungari, vogliamo coinvolgerlo per vedere se ci dà qualche spunto? Professore, ci dirà la formazione della Roma, perché tra no. Il professor Ungari si ritrae. No, assolutamente no. Assolutamente no, non vuole parlare. È estremamente concentrato, perché manca poco. Va bene, e allora lo lasciamo sul dischetto in questo momento. Bene, non mi pare che ci siano domande. Io poi non sono un esperto di cose, ma non vedo che... No, ci sono considerazioni, ma non quesiti. Certo. Professore, io colgo l'occasione per ringraziare nuovamente la Spirito De Felice, perché si fa portavoce non solo di iniziative culturali e scientifiche di altissimo pregio, ma dà una grande importanza all'aspetto della divulgazione storiografica, che sicuramente era uno degli elementi a cui teneva particolarmente il professore De Felice, cioè il fatto di riuscire ad uscire dagli ambienti delle cattedre e delle aule universitarie. Io la ringrazio di quello che dice. Non ci siamo messi d'accordo, professoressa Mazzone, vorrei che fosse chiaro questa cosa, né l'ho dovuto pagare perché facesse questo assist, ma lo ringrazio appunto perché è spontaneo. Allora, il discorso è complicato, cerco di farlo breve perché non c'entra nulla con questo discorso, se non come discorso veramente di corredo. La situazione di oggi è molto diversa da quella degli anni 70, 80 e 90, nei quali De Felice decideva di scrivere i suoi articoli sui giornali, perché capiva che un conto era far passare i 10.000 pagine di Mussolini con 64.000 note, e un conto era scrivere un articolo sul giornale o sulla stampa o un'intervista, eccetera. Allora la situazione era diversa, nel senso che c'era un'attenzione forte da parte della stampa, e mi riferisco alle famose terze pagine, dove c'erano delle penne di assoluto rilievo. Arturo Carlo Jemolo, Rosario Romeo, Renzo De Felice, dico i primi che vengono, Giovanni Spadolini. Insomma, ecco. Oggi questa situazione non c'è più. Cioè oggi dal libro scientifico non c'è più una mediazione giornalistica di livello. Abbiamo invece i social.
che significa la morte della divulgazione storica, nel senso che non c'è, a mio avviso, una divulgazione storica seria a livello di social. Questo determina, salvo qualche eccezione, ma non sono le eccezioni che fanno audience, questo è il problema, no? Per questo il lavoro che bisogna fare è un lavoro complicato. Non essendoci più la mediazione del giornale, una volta tutti compravano il giornale, oggi non lo compra più nessuno. E peraltro quando lo compra non ci trova niente di interessante, salvo le notizie di cronaca. E si sta realizzando quello che si realizzò nel nord Italia nel 40, ma anche nel sud, nel 43-45, quando i giornali uscivano soltanto con notizie di cronaca. Questo determina, crea un vuoto all'interno del mondo anche scientifico, perché manca un elemento intermedio. Per quanto è possibile facciamo queste cose, sperando che veramente ci sia la possibilità di sviluppare questi concetti. Però è chiaro che De Felice aveva questa abitudine, non era ovviamente l'unico, ma io me lo ricordo, di parlare delle nuance, delle sfumature, no? Perché la storia senza sfumature, diceva, è come un blocco è come un mattone che non ha nessun tipo di reazione. Invece le sfumature sono quelle che fanno la differenza, che permettono di spiegare, che introducono la complessità. Il nostro tentativo, ed è veramente un tentativo sul quale ci si può anche scommettere, e io temo che si perda, di riuscire a portare un piccolo contributo in termini di complessità. Io capisco che la complessità e i social sono due ossimori, no? È un ossimoro paragonare queste due cose, però bisogna fare lo sforzo di tentare in qualche modo di farlo, perché altrimenti noi avremo una storia fatta a slogan, che non è una storia, ma è l'unica cosa che passerà alle giovani generazioni, col risultato che fra 10 anni, 15 anni saranno impoveriti tutti quanti, e qualcuno andrà, come ha fatto l'amico Cerra, a scovare un libro pubblicato chissà da chi, col fatto che nonostante che i documenti non siano perduti, di quella cosa non c'è più notizia, non c'è più memoria. E questo credo sia una prospettiva che forse dipende dal fatto che io comincio a essere in là con gli anni e vedo la pensione fra 1 anno e mezzo, e quindi comincio a pensare che diciamo almeno maggior parte del mio ciclo è concluso, e quindi come sempre i laudatores temporis acti sono quelli che arrivano a una certa età e poi dicono ma una volta. Però credo di non sbagliare dicendo che oggi il giovane universitario del 1970, in piena, quello che ho vissuto io, insomma, in piena guerra civile non dichiarata, no? Aveva sfumature e sensibilità molto più sviluppate del giovane che oggi arriva all'università. Poi cerchiamo di fare del nostro meglio anche all'università, e vedo che gli studenti quando vengono messi di fronte alle nuance, alle sfumature, sono interessati. Ma se nessuno gliel'ha mai detto prima, ma perché ci devono pensare? È molto più semplice una storia di bianco e di nero, chiedendo scusa agli juventini presenti, insomma, lo faccio abbastanza poco spesso, insomma, quasi mai, anzi. Non è tutto bianco e nero, ma sono gli altri colori che fanno la storia, sono le sfumature che fanno la storia. Questo è quello che sta dietro questo discorso e che parte proprio dagli articoli giornalistici di De Felice. Se c'era una persona, e quando io ho cominciato a vedere questa roba, io che avevo conosciuto De Felice, che nell'ultimo volume ebbe la bontà di farmi leggere il primo capitolo dell'ultimo volume, quello che poi è uscito inedito, io mi ricordo che gli dissi: professore, bellissimo, però guardi, 3 pagine di seguito senza un punto, tra punti e virgola, trattini e parentesi, e dico, il lettore deve essere come Maiorca, cioè deve avere dietro le bombole d'ossigeno, perché altrimenti alla terza pagina non ci arriva. E lui, sghignazando un po', mise un punto a metà di queste 3 pagine e mi fece questo regalo. Ecco. Io ricordo che in quel volume, ma lì non osai chiederglielo, c'erano spesso De Felice,
ci sono 3 punti fondamentali su questo, 3 punti da mettere in rilievo su questo problema. Il primo punto c'era, si vedeva, il secondo punto era di lì a 12 righe, il terzo punto era dopo 3 pagine e mezzo, dopo che il lettore già aveva perso neanche il ricordo degli altri 2 punti. Ecco, allora, io quando conoscevo De Felice così, quando poi ho visto i suoi articoli giornalistici, mi sono stupito, perché in realtà riusciva a essere efficacissimo. Allora, questi erano i grandi, no? Ora, io credo che il compito della Fondazione non è soltanto pubblicare, ricordare De Felice, certo, ma soprattutto cercare di introdurre nei giovani un metodo, e questo metodo potrebbe essere proprio questo, cioè cercare di riuscire a fare divulgazione ma con le sfumature. Non è facile, però ci stiamo provando, poi basta, poi vediamo. Devo dire, se posso, su questo, vabbè, il livello del dibattito pubblico è evidente a tutti. Su tutto, insomma, ecco. Su tutto, sì. Su tutto. Il livello è evidente, io sono assolutamente d'accordo. Mancano i giornali, se in questo periodo così di lockdown frequento diversi centri studio, sto frequentando molto il Gobetti, sto frequentando il Dorso, sto frequentando, grazie a voi, la fondazione. Devo dire, ecco, questo potrebbe essere invece, per andare avanti, perché ancora abbiamo da fare, caro professore Parlato, hai voglia? Voi. No, abbiamo tanto da fare e ecco, non ci sono solo le università secondo me in questo momento sono indietro, certo, rispetto alle fondazioni e ai centri studio, perché io in questo anno ho visto tantissimi giovani pubblicare roba su Guido Dorso, cioè un giovane che si occupa di Guido Dorso, che all'università non passerebbe nemmeno, non passa nemmeno, certo. Ma un giovane che si occupa di Guido Dorso, un giovane che si occupa del dibattito, del carteggio Bobbio Calamandrei, un giovane che ecco, e tantissimo lavoro c'è da fare, e le vostre fondazioni fanno questo lavoro. Forse una rete, ecco, una rete di centri studio, di fondazioni, e il valore, in questo caso, il valore culturale e il valore civile coincidono. La missione culturale, la missione civile, per questo io sono molto d'accordo con Andrea, grazie alla Fondazione Spirito De Felice, che appunto insieme a tanti altri, adesso me ne sfuggono altri, ma ce ne sono tantissimi. Ma ce ne sono, per fortuna ce ne sono molte. Per fortuna ce ne sono molte, e come dire, unite da un'unica ideologia, che è l'ideologia della sfumatura. Certo. Mi piace tanto, userò, grazie professore Parlato, perché userò questa non è merito cosa. Mio. Ho capito, però veramente la sento da te. La userò perché, ecco, l'ideologia della sfumatura, mi piacerebbe ci fosse questa catena di lavoro. Ne abbiamo tanto davanti, caro professore Parlato. Sì, all'università dobbiamo utilizzare altri luoghi. I giornali non sono più luogo. Questa notazione del rapporto tra università e ricerca che oggi manca, perché io ho appena finito ieri sera la visita dell'Hamburg, della CEV. Ecco. Preferisco in pubblico non parlare, è stata una cosa, è andata anche, penso, forse abbastanza bene, però l'idea che noi dobbiamo passare il tempo a fare burocrazia, sì, e a controllare con termini matematici, numerici, statistici la qualità, è qualcosa che io, tra l'altro, i colleghi che hanno fatto questa visita sono state persone molto, molto disponibili, molto, molto brave, però io non lo so quanto diciamo, il tempo che noi dobbiamo occupare per questa cosa viene tolto alla ricerca, no? Io ho fatto l'università, ho fatto la carriera universitaria, insomma, ho cominciato a fare il volontario all'università perché studiavo e perché avevo un rapporto con i ragazzi.
fondamentalmente le due motivazioni erano quelle, la ricerca e la didattica. Ma se io devo fare un percorso meramente autoreferenziale nello studio delle metodologie della didattica e della ricerca, e non faccio didattica e ricerca, non so se questa è una strada virtuosa. Poi può essere che lo sia, io sia semplicemente in là con gli anni e non lo capisca, ci sta tutto. Però cioè, mi viene in mente, dice, ma quando è che uno di noi riesce ad andare in archivio? Quando è che riesce ad andare in biblioteca a fare un po' di ricerca? Adesso, Covid a parte, questo è il punto. Io ogni tanto ci vado in archivio. Siamo quattro gatti, Quindi, e non soltanto per il Covid, ripeto. No, ma i risultati sono evidenti. Le fondazioni, lei ha ragione, le fondazioni sono effettivamente, possono essere il futuro. Infatti io ritengo che se l'università fosse seria, ci dovrebbe essere la separazione delle carriere, come alcuni auspicano per il mondo della giustizia, così anche da noi, cioè chi fa ricerca e chi fa prevalentemente ricerca e chi fa prevalentemente didattica, perché non è detto che tutti debbano diventare Romeo e De Felice, ci possono essere degli onestissimi docenti molto bravi in didattica che, insomma, la differenza tra il filosofo e il professore di filosofia non l'abbiamo mica inventata noi, così lo stesso tra lo storico e il professore di storia, cioè voglio dire, esiste, no? Ecco. Senza fare, diciamo, divisioni razziali, ma semplicemente chi è più portato per fare una cosa e chi è più portato per fare l'altra. Non voglio mica dire, però forse bisognerà a un certo punto fare sì che anche le fondazioni possano avere dei dottorati di ricerca, per esempio. Perché no? Perché a questo punto una rete di fondazioni potrebbe intervenire sui dottorati di ricerca, appaltare all'università la sezione della ricerca. D'altra parte, in genere nelle fondazioni ci sono professori universitari, non è che ci sono infermieri, quindi è chiaro che la cosa potrebbe avere un senso. Ma noi, avendo gli archivi e avendo le carte, esatto. Potremmo un fare progetto di ricerca diffusa, un'idea di ricerca diffusa. diffusa. Beh, sa, io spero che con il recovery possa esserci anche un finanziamento sulla digitalizzazione. Il problema delle fondazioni è il problema della loro esistenza, perché le fondazioni hanno i contributi dello Stato e spesso sono arrivati a pioggia, spesso non sono arrivati, spesso delle fondazioni hanno chiuso. Ci sono delle situazioni molto, molto difficili. Quelli che si prendono il mal di pancia nel gestire la fondazione, insomma, qualcosetta abbiamo anche noi nella nostra tradizione di mal di pancia, però lo Stato non ha fatto una politica, per esempio, di donazioni. Altri paesi ce l'hanno, noi non ce l'abbiamo. Una politica di defiscalizzazione. Che tasse paghiamo noi se a un certo punto quello che ci dà lo Stato lo investiamo tutto in attività di ricerca o attività organizzativa per la ricerca? Quindi che senso ha? Ecco, quindi un po' il discorso è questo. Se qualcuno di noi andasse in Parlamento a fare questo ragionamento sarebbe molto bello. E l'auspicio. Affidiamo a Cerra questo messaggio? Esatto, te lo faccio arrivare. Gli vogliamo del male. No. Cominciamo da noi, cominciamo da noi. Io ho già detto abbastanza stupidaggini, concludiamo, mi sembra che insomma c'è ancora qualche cosa che vogliamo dire su questo volume? Oppure... No, c'è il professor Ungari che chiaramente ci richiama alla tempistica. Lui spera leggo che spera nello stesso assist che ho fatto io a lei sulla De Felice di Geco per stasera. Sì. E beh, insomma, si spera sempre in qualche cosa, certo. Quindi concediamo al professor Ungari di sperare nel Geco di turno. Anche alla professoressa Mazzone, ci tengo. Prego. Anche la professoressa Mazzone spera in Geco o chi possa. Benissimo, sì, allora due già, sì, siete due romanisti oggi, cioè, il 50% di romanisti. Bene. Benissimo, allora io non ho che da ringraziarvi veramente in maniera affettuosa, perché questo è stato siamo andati anche un po' fuori tema, ce ne deve scusare
L'autore però abbiamo, credo, insomma, detto cose che se non erano direttamente attinenti agli ebrei però, di Catania del Cinquecento, però erano attinenti a un quadro generale nel quale anche questo tema si inserisce. Quindi direi. Grazie ancora, io spero avremo presto occasione per rivederci. E grazie davvero. Arrivederci. E grazie all'amico Ungari per la regia silenziosa questa volta, ma non meno efficace. Arrivederci. Arrivederci.